Ciao a tutti! Come promesso ad una signora ho realizzato il cubo montessoriano fatto all'uncinetto. Vi faccio vedere, è simpaticissimo e è divertente per far giocare i vostri bambini. Per questo lavoro vado ad utilizzare del filo in cotone e un uncinetto da 2,5 mm. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora nelle prossime 9 righe vado a ripetere lo stesso procedimento, e cioè una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 10 maglie basse, una in ogni punto per le prossime 9 righe. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Questo è quello che devo ottenere. Ora vi faccio vedere che in totale devo realizzare 6 colori. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di ognuno dei 6 colori dovrò realizzare ben 8 quadratini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vado a fare tutti i cubi, quindi vado a unire i quadratini insieme. Io vado ad utilizzare il filo grigio chiaro, però potete utilizzare il nero, il bianco, anche un altro colore. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Prendo un colore e ne prendo un altro. Li vado ad unire insieme, quindi li metto così proprio in corrispondenza. Entro nel primo punto ed esco nel suo corrispondente. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, i fili se volete li andiamo a incorporare all'interno del lavoro, altrimenti li mettete tutti insieme all'interno dell'imbottitura. Entro nello stesso punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo con una maglia bassa in ogni punto, quindi dovrò ottenere 10 maglie basse. 2, 3, 4, 5, vedete? Li sto unendo perfettamente insieme. 6, 7, 8, 9, 10. Ora vado ad unire un altro colore. Decidete voi come unirli. Quindi entro di nuovo nel primo punto ed esco nel suo corrispondente, quindi è come se andassi a fare un aumento nell'arancione.
e vado a fare sempre 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e per ora ho fatto una L. Vado a proseguire e vado a mettere l'azzurro. Di nuovo entro nel primo punto ed esco nel primo punto del giallo e proseguo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sono arrivata qui, vedete, ho fatto uno zig zag. Ora vado ad aggiungere un altro colore. Nel mio caso io ho già fatto un po' di cubi, quindi devo mantenere la stessa disposizione di colore. Quindi li posiziono, controllo. Ora vado ad aggiungere il verde. E sono arrivata qui. Ora vado a vedere se ho rispettato la disposizione dei colori. Eccolo. Allora sì, ok, manca il viola, quindi ora vado ad aggiungere il viola. Ok, ora che sono arrivata qui inizio a chiudere il cubo con lo stesso procedimento, sempre 10 maglie basse, una in ogni punto, unendo i colori. Naturalmente non riuscirete ad unire tutti i colori senza tagliare mai il filo, ad un certo punto dovrete tagliarlo e poi ripartire. Naturalmente nei punti di congiunzione vado a fare una maglia bassissima, così una catenella di sicurezza e taglio, così viene proprio un quadrato. Ora sono andata a lasciare solo uno spazietto libero e sono andata ad imbottire. Potete imbottire con la semplice imbottitura, quella lì per i cuscini, altrimenti della gomma piuma. Se ce l'avete grande la schiacciate e la infilate. Io ho questa fina, quindi sono andata a ripiegarla varie volte e a inserirla all'interno, fino a che ho ottenuto la forma di un cubo. E ora vado a chiudere l'ultimo pezzo. Quindi faccio un cappietto, entro qui nel punto dell'angolo, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella e ora vado a fare 10 maglie basse.
Ok, ora vado a disporre i cubi tutti insieme, tutti sullo stesso lato. Sono andata a disporre i cubi, vedete, con le parti rosa tutte verso l'alto. Qui ho tutte parti viola, eccole, e qui devo avere tutte parti verdi. Io vi faccio vedere i miei colori, naturalmente voi dovete avere tutti i colori uguali. Ora vado a girare due volte queste. Uno, due. Ancora faccio lo stesso procedimento anche con gli ultimi due cubi. Uno, due. Quindi devo avere due rosa, sempre con le facce viola. E qui devo avere le facce gialle, vedete? Poi devo avere due blu con le facce viola e con le facce gialle. Quindi su questo lato devo avere lo stesso colore, tutta la riga dello stesso colore. Eccola, cerco di farvela vedere. E qui anche, vedete? Perfetto. Ora con ago e filo vado ad unire queste due parti, così, 1, 2, ora giro, vado a cucire questo punto e questo punto, quindi questi due e questi due, così.
Questo è il risultato finale, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!